benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti al primo appuntamento della mia serie 10 Days of Christmas. Sigla! Tranquilli, non vi sbagliate, siamo ancora a novembre, ma come sono solita dire, il Natale quando arriva, arriva, e quindi eccomi qua in versione elfo natalizio, con tanto di campanellino, pronta a dare l'avvio a quella che ormai è una tradizione consolidata da quasi 10 anni, ovvero la mia serie a tema, che come si evince dal nome, quest'anno vi terrà compagnia con 10 appuntamenti a partire da oggi e fino al 23 di dicembre, con un nuovo video ogni mercoledì e venerdì, appuntatevelo, mercoledì e venerdì. Come sempre all'interno della serie ci saranno video di vario genere, improntati per lo più all'idea di rendere più magico il vostro Natale tramite idee, progettini fai da te, semplici alla portata di tutti. Ci saranno i biglietti di Natale fatti a mano, ci saranno la mise en place della tavola natalizia, impacchettamenti semplici ma creativi e divertenti, e ci sarà l'immancabile ghirlanda di Natale, perché qui dalle mie parti, a casa mia, non è Natale senza la ghirlanda fatta a mano, ed infatti cominciamo la serie oggi proprio con una bella ghirlanda fai da te. Vi faccio vedere subito il risultato finale, eccola qua. Quest'anno ho optato per un tema molto natalizio e vedrete che c'è un po' un fil rouge che ritorna in molti dei progetti che vi propongo, ovvero la casetta innevata, la casetta di marzapane reinterpretata in vari modi, qui in versione feltro e gommina. Non so se la vedete, non lasciatevi spaventare perché spesso mi scrivete troppo complicati questi progetti, sono progetti pensati per essere alla portata di tutti, basta un po' di creatività, un po' di voglia di fare. Se l'idea vi piace e anche voi volete decorare la casa con la vostra ghirlanda fatta a mano, continuate a guardare questo video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Del cartone, il cartamodello che potete scaricare gratuitamente sul mio blog, del feltro marrone e bianco e della gomma crepla marrone, bianca e rossa, una base per ghirlande in legno, della colla a caldo, del nastro, del cordino, delle mini palline di Natale, del fil di ferro, delle bacche rosse, dei rami di eucalipto e delle decorazioni vegetali varie, delle forbici, un taglierino e una penna. Iniziamo lavorando alla casetta innevata, per la quale ci serviranno il cartamodello che ho preparato per voi e che potete scaricare gratuitamente dal blog, il cartone che useremo come base e la gomma crepla e il feltro per le decorazioni. Per prima cosa ritagliamo i vari dettagli che compongono il cartamodello. Dopodiché utilizziamoli come maschere a partire dalla struttura della casetta, che riportiamo sul cartone con una penna, in questo modo. Procediamo poi a ritagliare il cartone. Ora prendiamo il feltro marrone e incolliamolo sul cartone usando la colla a caldo, proprio come vedete. Ritagliamo il feltro in eccesso e incolliamo il restante sul retro della casetta in questo modo.
Molto bene, la base è pronta. Ora riportiamo sulla gomma crepla bianca la parte con la neve appoggiata sul tetto. Ritagliamola e procediamo ad incollarla con la colla a caldo. Ripetiamo la stessa operazione anche per la neve appoggiata sul camino. Passiamo ora alle finestre. Innanzitutto riportiamo le basi rettangolari sulla gomma crepla marrone. Dopodiché disegniamo i riquadri delle finestre. Poi, usando il taglierino, rimuoviamo i riquadri delle finestre e ritagliamo le basi. Per finire, incolliamo le nostre finestre sul feltro bianco. Ritagliamone l'eccesso e le finestre sono pronte. È il momento di dedicarci alla porta. Ricalchiamo la base sulla gomma crepla rossa e ritagliamola. Poi utilizziamo un pezzetto di gomma marrone per realizzare la maniglia. Disegniamo la finestrella in alto e ritagliamola con un taglierino. Poi incolliamo il feltro bianco in questo modo. Lo so, possono sembrare molti dettagli, ma è un lavoro che io trovo assolutamente rilassante e comunque potete anche optare per una versione semplificata. Incolliamo la maniglia e procediamo ad assemblare la casetta incollando la porta, le finestre e terminiamo con la neve appoggiata su porta e finestre. E voilà, la casetta è finita, piena di adorabili dettagli. Prima di procedere all'assemblaggio della ghirlanda resta ancora uno step. Prepariamo un bel fiocco usando il nastro e del fil di ferro in questo modo. Ci siamo, è finalmente arrivato il momento di assemblare la nostra ghirlanda. Iniziamo inserendo i dettagli vegetali utilizzando il fil di ferro. Poi aggiungiamo il fiocco e la casetta su un lato utilizzando la colla a caldo. Completiamo con le mini palline di Natale e aggiungiamo del muschio alla base della casetta, ma è opzionale. Io ormai mi sono fatta prendere la mano dai dettagli. Come ultimo passaggio applichiamo il cordino per poter appendere la ghirlanda con facilità. E voilà, fatto!
Ed eccola qui la ghirlanda finita, pronta per essere appesa alla porta di casa, sulle pareti come decorazione o perché no anche per essere regalata. Va che carina! Come sempre vi ricordo che potete reinterpretarla a vostro piacimento, questa è solo un'indicazione, potete cambiare i colori, i materiali, farla vostra. Se proverete però a realizzare questo progetto ispirandovi alla mia idea, non dimenticate di taggarmi in qualsiasi immagine voi pubblicherete su qualsiasi social. Trovate tutti i miei riferimenti nella info box qui sotto. Vi ricordo anche che sul mio blog, come sempre, troverete la lista di tutti i materiali necessari con eventuali link per acquistarli online nel caso in cui doveste avere difficoltà a reperirli nei negozi vicino a casa vostra. Direi che per oggi non c'è altro. Se questo video vi è piaciuto, come al solito io vi invito a cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto è il momento perfetto per iscrivervi al mio canale in modo da non perdere nessuno dei prossimi appuntamenti a tema natalizio di questa serie. Direi che per oggi non c'è altro. Un bacio a stampo e noi ci vediamo nel prossimo video della serie. Ciao!